Vendesi appartamento di 4 vani. Affittasi monolocale. Affittansi camere. Hai mai visto annunci di questo tipo in Italia? Sono tutti esempi di sì passivante. Oggi vedremo come funziona e vedrai, è molto semplice. Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Cominciamo subito con un esempio. Guarda questa frase. In Italia il giovedì si mangiano gli gnocchi, il venerdì si mangia il pesce. Ebbene, si mangiano gli gnocchi significa che vengono mangiati gli gnocchi e invece si mangia il pesce significa che viene mangiato il pesce. Come vedi, quindi, questo è un altro modo per trasformare la frase da attiva a passiva. Questo ti ricorda qualcosa, vero? Immagino sia il sì impersonale, di cui ho già parlato in questa videolezione. L'uso è molto simile, ma attenzione perché c'è una differenza importante. Prima di vedere insieme questa differenza, ho una sorpresa per te. Vuoi conoscere i 35 verbi pronominali più usati in italiano? Ebbene, puoi scaricare questo PDF gratuito, troverai il link qui sotto in descrizione. Il sì impersonale si usa sempre con un verbo senza complemento oggetto. Può essere infatti un verbo intransitivo, quindi non può avere il complemento oggetto, o magari un verbo transitivo per il quale però il complemento oggetto non è esplicitato, non viene indicato. Sta di fatto che con il sì impersonale la struttura è questa: sì più verbo alla terza persona singolare. Ricorda, senza mettere il complemento oggetto. Se però il complemento oggetto c'è, allora stiamo usando il sì passivante e la formazione è molto semplice. Ci possono essere due casi. Il primo, possiamo avere sì più verbo alla terza persona singolare e naturalmente in questo caso c'è un oggetto diretto singolare, lo abbiamo visto prima nell'esempio il giovedì si mangia il pesce, oppure possiamo avere sì più verbo alla terza persona plurale e in questo caso l'oggetto diretto è plurale, come nella frase il giovedì si mangiano gli gnocchi. Ricorda pertanto, con il sì passivante il verbo concorda sempre con l'oggetto e ciò significa che quando c'è un tempo composto, quindi quando c'è un participio passato, anche in quel caso ci deve essere l'accordo e quindi il participio passato può terminare in o, i, a oppure e. In questa libreria l'anno scorso si sono venduti molti libri. Come vedi, libri è maschile plurale e pertanto diciamo si sono venduti. Durante gli scavi archeologici sono stati trovati interessanti reperti. Anche in questo caso abbiamo un nome plurale maschile e pertanto il participio passato finisce con la i. Ma veniamo alle frasi che abbiamo visto all'inizio di questa video lezione.
Molto spesso negli annunci pubblicitari c'è un'inversione di questa struttura, ovvero anziché usare si più il verbo, viene rovesciata, pertanto la struttura è verbo più si. Anziché si affitta, si usa affittasi e anziché si vende, si usa vendesi. Al plurale l'ultima vocale cade, pertanto ad esempio affittano diventa affittan e poi si aggiunge si, pertanto affittansi. Ora tocca a te, è il momento di vedere che cosa hai imparato. Vedremo insieme 5 frasi e tu dovrai scegliere l'opzione corretta. Non si dice oppure si dicono le bugie. La frase corretta è non si dicono le bugie. Certo, perché bugie è plurale. Seconda frase. La parola sorella si scrive oppure si scrivono con 2 L. In questo caso diciamo che la parola sorella si scrive con 2 L. Terza frase. Dalla nostra terrazza si vede oppure si vedono le montagne. Dalla nostra terrazza si vedono le montagne. Quando si beve o si bevono troppi caffè, è difficile dormire la notte. L'opzione corretta è quando si bevono troppi caffè. E a Natale si mangia oppure si mangiano il panettone. Qual è l'opzione corretta? A Natale si mangia il panettone perché panettone è singolare. Se sei arrivato o arrivata fino a qui, ti chiedo di scrivere tazza qui sotto. Oggi abbiamo parlato del sì passivante in italiano, ma sì ha anche altre funzioni. Ad esempio, si utilizza con i verbi riflessivi. Chissà se conosci quali sono i verbi riflessivi più importanti in italiano. Ti consiglio di dare un'occhiata a questa video lezione. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo qui, sempre su Italiano con Eli.